Per realizzare questo progetto ho recuperato del materiale del mio amico Gianni, che approfitto per salutare. Nello specifico ho preso un tubo in PVC da 110 mm di diametro, un tappo, un maniglione doccia reggisoffione, del piombo e un pezzo di tubo corrugato da elettricista. Il tappo, oltre a permettermi di chiudere il tubo per poter inserire all'interno del peso, mi fornisce anche una superficie piana, migliorandone la stabilità dello stesso. Il maniglione reggisoffione andrà fissato sul tubo in questo modo. Utilizzerò 2 viti autofilettanti, ovviamente andrà accorciato. Con un cacciavitino tolgo le 2 clip in plastica che servono a nascondere le viti di fissaggio nel maniglione. Lo poggio sul tubo e con un pennarello segno il suo ingombro e i fori dove andranno le viti. Con un multifunzione oscillante tolgo il bordo del tubo affinché il maniglione poggi perfettamente su di esso. Ripeto l'operazione anche per l'altra curva di fissaggio del maniglione, quella superiore, poggiandola sul tubo in linea con quella inferiore e segnandone il foro sempre con un pennarello. Con un trapano provvedo a fare 2 fori di piccolo diametro, che mi serviranno solo da invito per le vite autofilettanti. Recupero 2 vite autofilettanti. Avvito le 2 curve a reggimaniglione. Misuro la distanza tra le 2 curve e riporto la misura sul tubo, che andrò a tagliare. Prendo il tubo tagliato a misura e reinserisco 2 terminali. Quindi rimonto il meccanismo che permette di regolarne l'altezza premendo il pulsante. Ok, prima parte finita. Ho fissato semplicemente il maniglione al tubo. Questo permetterà di regolare l'altezza della cam semplicemente premendo il bottone. Eccoci. Regolare anche l'inclinazione. Ora, per fissare la cam ho pensato a questo: un pezzo di corrugato da inserire qua dentro e fissare questa piccola vita che ha la stessa filettatura del supportino delle cam. Eccolo qua. Voglio fissare questa vita al centro di questo tubo corrugato. Ok? Procediamo. Prendo la misura e taglio il corrugato. Ho intenzione di fissare la vita in posizione utilizzando dell'acciaio liquido o Poxipol. Il Poxipol, essendo un prodotto epossidico, va utilizzato in parti uguali di prodotto A e prodotto B e mischiato accuratamente finché il colore non è uniforme. Spalmo il Poxipol sulla testa della vite e la inserisco nel tubo corrugato. Io ho usato il corrugato perché avevo quello a portata di mano, ma in realtà si può fare tranquillamente usando anche un pezzo di tubo in ferro dello stesso diametro, oppure un bel pezzo di legno cilindrico su cui fare un foro e applicare la vita a pressione magari. Ok, lascio asciugare. Questo è il piccolo cilindretto appena creato, con la vita M6 alla sua estremità. Ok, il Poxipol ora è completamente indurito ed è diventato un corpo unico col corrugato, quindi provo ad avvitarlo nella gabbietta fornita come accessorio dell'Action Cam. Inserisco quindi il cilindretto nel foro portadoccione e ne provo le varie regolazioni, destra, sinistra, sopra e sotto. Per dare più stabilità a questo supporto Reggi Action Cam inserisco al suo interno del peso, in questo caso del comunissimo piombo. Con questo supporto riesco facilmente a fare dei primi piani su quello che sto facendo o anche a girare la cam e fare un vlog.